Che brutte figure. Corso di istruzioni per il pronto soccorso. Se avete perso qualcosa dentro un bambino, inserite delicatamente 2 dita per rovistare all'interno del suo sterno. Prima di salvare la vita a un uomo, fate sempre la conchetta per evitare che questo si riabbia e si lamenti del vostro alito. Per agevolare le operazioni di soccorso, è consigliato farsi tatuare la trachea e la giugulare sul collo. Se volete scippare una donna svenuta, provvedete a sostituire la borsetta con qualcosa di ugualmente spesso, come fanno quelli che rubano le ruote alle macchine. Questo tipo con lo sterno aperto è messo così male che per rapinarlo basta fingere di avere una pistola. Le manovre di rianimazione vanno eseguite da 3 fratelli siamesi. Il primo pratica la respirazione, un altro il massaggio cardiaco, il terzo incita il primo. Nel caso il paziente abbia gambe e piedi montati a rovescio, trarrà sicuro giovamento dal riporli su una baguette. Per trarre a voi l'infortunato senza faticare, utilizzate la calamita Acme in dotazione di ogni pronto soccorso. Gli attori drammatici hanno la tendenza di battersi con la mano vari punti del busto. Vostro figlio si mette le dita nel naso? Per farlo smettere, mozzategli l'indice quando lo cogliete in flagrante. Anche lui ve ne sarà riconoscente. La lotta tra padre e figlio per il controllo del telecomando assume a volte risvolti grotteschi. Esibizioni homosex come queste, che solo alcuni anni fa avrebbero destato la pubblica indignazione, oggi sono all'ordine del giorno. Se il giovane paziente è molto depresso, un buon modo per tirarlo su di morale è installargli un piccolo acquario sul petto. Se sta arrivando un testimone di Geova, un trucco per dissuaderlo è ostruire la porta fingendovi morta. Nemmeno voi sareste troppo felici se vi infilassero un ago di 10 centimetri in un occhio. Non lasciatevi scappare la toga benda Transformer Acme. Un attimo prima siete un antico romano, un attimo dopo avete un braccio ingessato. Se curate una ferita a vostra figlia usando la carta igienica, non stupitevi se non la sentirete più parlare di voi come suo familiare. In spiaggia, un proteggicapezzolo vi conferirà all'istante un'aria da uomo vissuto e vincente. State probabilmente giocando al gioco dei mimi e vi è stato chiesto di mimare la parola reggimento. Ogni tanto è bene potare i ramoscelli che spuntano dalle gambe di vostro figlio se volete che crescano forti e rigogliosi. Addestrate vostro figlio a portarvi il giornale come un cane. Iniziate da un piccolo giornale, ricompensatelo ogni volta con un pezzo di torta di uguale grandezza. Tutte quelle storie sui 20 cinesi che vivono in una cameretta di 3 metri quadri. Balle. I cinesi che dormono occupano un sacco di spazio. Ecco una mamma che non ha capito molto bene la differenza tra il proprio figlio e una pianta di gerani. Un bambino gigante va salvato con un salvagente gigante. A scanso di equivoci, però è meglio se tagliate letteralmente la corda. Se al mattino vostro figlio non vuole alzarsi, ecco una tecnica drastica ma efficace. Fare flessioni in aria senza adeguata preparazione può causare la rottura di ambo le braccia. Se in una partita a freccette non riuscite a fare centro, prendervela selvaggiamente con un bambino di passaggio non servirà a nulla.